Buonasera a tutti e tutte, vi chiederei di venire vicini per una proiezione. Qualcuno di voi conosce Elias? Tutti? Allora, per chi non lo conosce, Elias è un arrampicatore abruzzese, il più forte probabilmente al momento in Italia e uno dei più forti forse nel mondo. Questa sera ci presenti la tua ultima realizzazione, giusto? Sì. The Big Slam 9A, prima ascesa. Cosa ti ha dato questo blocco? Diciamo che The Big Slam è stato un concatenamento e diciamo il raggiungimento massimo della mia espressione attraverso il bouldering, soprattutto in Italia, quindi è stata per me un'emozione e una conferma, diciamo, ovviamente dell'alta difficoltà eccetera, ma l'ennesima conferma di un processo, e nel senso che all'inizio The Big Slam era un qualcosa di impossibile, perché le prime volte che ero passato sotto quel sasso per me probabilmente non era possibile, poi tutto iniziò per gioco e poi alla fine, lo vedrete adesso, è diventato possibile. Esatto, difatti io non perderei altro tempo e andrei a vedere il film e poi dopo ci racconti un po' di più. Assolutamente, assolutamente. Buona visione. The Big Slam è situato nell'area boulder di Tintorale. Lavarlo completamente dagli ultimi residui di terra e poi ho iniziato le varie sessioni. Sono davvero contento di essere riuscito a scalare The Big Slam proprio in quest'area, proprio vicino casa. Allora, chiederei ancora un applauso per questa salita incredibile. E farei complimenti anche per il video. È un video che racconta, non è un video solo dei movimenti, dell'arrivare in cima, no? Che quando uno guarda un video del genere è sempre un po' difficile riuscire a capire quello che c'è dietro. Invece in questo video si riesce anche a percepire il lavoro, la tua passione, la fatica dell'arrivare. Quindi complimenti anche nel montaggio, no? Nella realizzazione del film. Farei un piccolo salto indietro, vorrei chiederti, tu da quant'è che arrampichi? Io adesso ho quasi 30 anni e ho iniziato all'età di 12 anni. Poi non so se sapete tutti quanti, però penso di sì, ci fu il terremoto dell'Aquila, quindi che ho smesso per 2 o 3 anni e poi ho ripreso ad arrampicare. E effettivamente proprio negli ultimi 5-6 anni la vita veramente dell'arrampicatore, diciamo, professionista ha preso il sopravvento, ecco. Hai incominciato nella tua palestra dell'Aquila, quindi? Sì, ho iniziato all'Aquila grazie a mio zio, che era nel CAI alpino svizzero. Prima, quando iniziò ad arrampicare io, l'arrampicata non era molto evoluta nel territorio abruzzese. C'era il CAP, che era una piccola palestrina, e poi c'era la Gollum, e quindi io avevo iniziato ad arrampicare lì alla vecchia Gollum e niente, poi da lì ecco il terremoto, quindi avevo smesso e poi ho ripreso più avanti e poi ecco quando sono diventato un po' più grande ho deciso poi di aprire una palestra mia propria. Quindi è stato quello il passo? Cioè aprire una palestra che ti ha detto proprio adesso provo a farlo diventare, come dire, la mia passione e il mio lavoro? O c'è stato qualcos'altro che ha fatto scattare quella scintilla? No, non proprio, cioè nel senso io ho vissuto comunque sia, prima di diventare un boulderista professionista outdoor, in realtà prima facevo le gare, poi la palestra ovviamente è stato un per di più. Ok, quindi perché c'era questa passione con 3 soci e sempre anche loro amanti dell'arrampicata e quindi ho deciso anche lì di cimentarmi in questo, che poteva comunque essere un lavoro anche per il futuro quando smetterò poi ecco di fare il professionista nell'arrampicata. Il punto di svolta in realtà che mi ha permesso di fare il professionista, diciamo, è stato ovviamente quando ho conosciuto mia moglie Stefania, che lei mi ha spinto tantissimo e anche grazie a lei mi ha detto dai andiamo a provare Burden of Dreams, eccetera. Io dicevo è difficile, estremo, quant'altro, ho detto andiamo, siamo andati e poi alla fine tutti quanti sapete come è andata a finire.
e quindi diciamo che da quel periodo lì mi sono sentito un po' più in ballo a fare l'atleta professionista. Però qual è la differenza fra atleta professionista e atleta professionista di gare, di competizioni? Allora, ovviamente ci sono due aspetti del professionismo, uno ovviamente che riguarda l'outdoor e quello ovviamente, nel senso, nelle competizioni devi essere tra i più bravi al mondo, in sostanza, per diventare professionista, e nel bouldering outdoor lo stesso. Ovviamente nel bouldering outdoor ringrazio ovviamente i miei sponsor che sono la Sportiva e Braz, che mi supportano in tutto questo, che senza di loro non sarebbe possibile, e ovviamente il professionista diventi anche se c'hai uno sponsor dietro che riesce a garantire e supportarti al meglio per raggiungere i tuoi obiettivi. Cos'è che ti ha spinto a smettere di fare le gare? Ma in realtà io ho sempre amato l'outdoor, ovviamente le gare le ho sempre sofferte dal punto di vista mentale, perché ovviamente non mi è mai piaciuto la competizione sportivamente parlando, e infatti l'outdoor riesce a regalarmi quelle emozioni che le gare non mi davano più, nel senso, perché scalare outdoor per me ora è scalare ed esclusivamente la competizione con me stesso e con il blocco, non con gli altri. Tipo oggi ho scalato comunque sia sotto al sole un 7B dove non nego a dire che sono caduto, perché era per il grado, per me era relativamente facile. Ovviamente in quel momento lì le condizioni, era caldo e quant'altro, e ovviamente ho scalato per me e ho superato il mio limite, indifferentemente dal grado. Invece le competizioni lì ovviamente devi stare sempre mentalmente presente, il qui e ora. Invece con l'outdoor bouldering è diverso, c'è una tipologia di processo, diciamo, non dico che è più lenta, ma riesci a vivertela più serenamente. Si adatta ai tuoi tempi, no? O tu ti adatti ai suoi tempi. Difatti recentemente hai fatto un post dove ti autocriticavi, no? Per esserti imposto di salire una linea in pochi tentativi. Sì, esatto. In quel momento lì, quest'inverno che ho salito Efira, che è un 8C più in Svizzera, ho cercato un po' non dico di rientrare in competizione, perché ovviamente ho smesso e probabilmente non tornerò più a fare competizioni, però volevo cercare di trovare una competizione con la roccia, nel senso, oltre che con me stesso, vedendo quello che avevano fatto le altre persone, ok? E cercare di farlo in modo più veloce, nonostante comunque sia dovevi scalare quel blocco. E poi mi sono detto perché? Cioè è stato, quando io ho salito quel blocco lì, mi sono chiesto solamente quanto è difficile del Big Slam, ma in realtà non mi sono chiesto wow, che belle emozioni che mi ha regalato quel momento lì. E quello è stato un punto dove ho capito ancora una volta che non sono quel tipo di persona, e ovviamente mi piace raccontare la mia scalata, la mia passione in un modo diverso dal semplice numero e dalla semplice performance. Questo non vuol dire che non farò performance estreme, sicuramente farò performance estreme, ancora più estreme di quelle che ho fatto, ma è bello viversi il processo in modo sereno e raccontarlo serenamente, non legato esclusivamente alla prestazione, che oggigiorno si vede quasi esclusivamente quello e non tutto quello che c'è dietro. Adesso oggigiorno vediamo quello che fa l'8B Flash o l'8C Flash, si tende sempre a vedere quello e non si vede in realtà tutto quello che c'è dietro alla singola prestazione, e non voglio ridurre le mie scalate alla prestazione stessa. E condivido pienamente. Grazie. E difatti mi ripeto, però questo video è proprio questo concetto, no? Cioè non c'è solamente la prestazione, ma c'è tutto il racconto. Quindi ti faccio i miei complimenti. Grazie, sì, ma infatti con The Big Slam l'idea era proprio quella di raccontare un qualcosa. La prestazione ovviamente si è vista, ma volevo che passasse anche come secondo luogo. E ci puoi fare piccoli spoiler? Hai nuovi progetti? Nuovi o vecchi a questo punto in realtà, perché in realtà è un blocco che sto provando adesso. Quest'anno sarà il 4º anno che sto tentando questo progetto in Piemonte, e chissà, spero sia l'anno buono. Nulla di più. Non ti sbilanci?
No, per adesso rimaniamo così. Ok, grazie mille. Grazie. Niente, grazie a voi, grazie per essere stati qui stasera e niente, spero che avete apprezzato. Buon festival e volevo ringraziare Davide, Giorgia e tutti quanti gli organizzatori di questo festival. Io ovviamente ho cercato di contribuire nel mio piccolo con loro, col tempo, per rendere questo posto migliore, cercando di lasciare un po' alla Sicilia qualche linea, diciamo, bella, più difficile e non so, detto questo, niente, grazie ragazzi. Un applauso ancora a Elias, ragazzi, è un fenomeno, è un ragazzo straordinario, ma come potete vedere è l'umiltà fatta persona, che è anche un po' questa cosa secondo me bella del popolo dell'arrampicata, che riesce ancora a mantenere un po' questa genuinità e questa grandezza allo stesso tempo. Quindi grazie, veramente ha fatto un lavoro enorme, soprattutto si mette anche proprio in gioco, pulisce, cioè è uno scopritore, esattamente come me, un po' meno come Lele, perché lui è solo un mangiatore di panini e di arancini.